Sapete che il Comitato Sarzana che vota non si occupa solo di urbanistica, si occupa più in generale delle vertenze ambientali del nostro territorio e non è la prima volta che ci occupiamo di rifiuti, perlomeno non quest'anno. Già l'anno scorso, infatti a giugno in questa sala abbiamo avuto un incontro con l'allora assessore Ciacci del comune di Capannori e nel contesto diciamo, del comuni virtuosi del patto dei sindaci abbiamo cominciato anche a parlare di gestione dei rifiuti. Quest'anno invece abbiamo aderito, visto che il problema dei rifiuti è molto sentito, se non altro per questioni di tasse, abbiamo aderito alla campagna di promozione della legge iniziativa popolare Rifiuti Zero, con la raccolta firme e i banchetti in piazza Matteotti. Devo dire che molti nostri concittadini hanno aderito e ci hanno dato il loro sostegno. Abbiamo proseguito poi con il primo incontro a luglio con il professor Favoino e l'assessore Lacucci del comune di Levanto, che ci è venuto a raccontare l'esperienza del primo comune in provincia di Spezia per percentuali di raccolta differenziata porta a porta, arrivano al 70%, questo risultato in un anno, di gestione naturalmente in house, fuori da ACA. E ora, questa sera, è una grande occasione, ringraziando appunto i nostri ospiti, il professor Connet e Rossano Ercolini, l'ideatore e il maggior divulgatore a livello europeo e anche internazionale della strategia Rifiuti Zero, che ci danno l'opportunità di approfondire l'argomento, visto che in questo periodo sulla proposta Rifiuti Zero il nostro comune si è detto di tutto e di più e noi cerchiamo di fare chiarezza in modo scientifico, come abbiamo sempre fatto in tutti i nostri interventi, invitando grandissime personalità che sono sempre molto disponibili nei confronti di tutte le associazioni. Fate conto che il professor Connet, insieme anche a Favorino e Ercolini, hanno girato l'Italia per aiutare le associazioni a spiegare ai territori e ai cittadini che cos'è la strategia Rifiuti Zero. Quindi vi ringrazio per essere qui, ringrazio voi, vi invito sin da adesso a partecipare al dibattito che verrà moderato da Carlo. Io non aggiungo altro perché Carlo ha preparato un intervento approfondito sul nostro territorio, ecco, quindi tanto per una sfera più globale e una locale, che non manca mai. E vi esorto a essere generosi col comitato, perché abbiamo sostenuto delle spese anche per organizzare questa serata, sapete benissimo tutti quale altre spese ci potrebbero attendere. E niente, vi ringrazio e buona serata. Do la parola al professor Connet. You are welcome. Please. Okay. I don't see a red light. Scusa, Maurizio. Sì. I don't see a red light. Ok, okay. Buonasera a tutti. I've spoken in, actually this is city number 242 in Italy. Allora, questa è la 242esima città che visita in Italia. And once again my trip has been organized by Rossano Ercolini. E dice che le sue visite in Italia sono state organizzate dal professore. Why don't you come here because you can get And Rossano Ercolini earlier this year became the first Italian to win the Goldman Prize for the environment. Vale un Nobel per l'ambiente che gli è stato, questo aggiungo io, conferito dal presidente Obama. This is the equivalent of the Nobel Prize for environmental activists. Equivalente appunto al premio Nobel per l'ambiente. And this is the first time that many people
in America, when Rossano received his award, had heard about zero waste. Sì, è la prima volta che anche negli Stati Uniti si sente parlare di questa strategia rifiuti zero. And many were amazed that Italy was leading the world in an environmental issue. Si dice che c'è stato molto stupore in America per il fatto che l'Italia è leader a livello appunto mondiale nella strategia dei rifiuti zero. Rossano and Patricia Losotto from Trapani in Sicily and myself wrote this book, and copies are available. It's called Zero Waste, a Revolution in Progress. Sì, se qualcuno di voi vuole approfittare, abbiamo qualche copia del libro che hanno steso a 3 mani Paul Connet, Rossano Ercolini e Patrizia Losciutto dal titolo Rifiuti zero, una rivoluzione in corso. And I'm happy to tell you that an English translation, an expanded version of this book with photographs, etc., will be published in English in October. Sì, ad ottobre uscirà anche la copia in inglese, diciamo estesa con aggiunta di foto. And I'm very, very happy to say that the introduction to this book is written by Jeremy Irons. Jeremy Irons ha fatto la prefazione a questa copia in inglese. Who hosted a recent big movie called Trashed. Il quale ha partecipato alla realizzazione di un film dal titolo Trashed. Hence the title of this book, The Zero Waste Solution, Untrashing the Planet, One Community at a Time. Sì, il titolo è Provvediamo a liberare il mondo dalla spazzatura, una comunità per volta. And I'm hoping that after my talk and Rossano's talk and Carlo's talk this evening, that this community will join the other 200 communities in Italy that are committed to zero waste. Quindi grazie all'intervento del professor Connet, di Rossano e di Carlo Luoco, questa comunità si aggiungerà alle oltre 200 che già in Italia partecipano a questo progetto. Zero waste is a stepping stone to sustainability. La strategia rifiuti zero è una pietra miliare verso il raggiungimento dell'obiettivo. We're living on this planet as if there was another one to go to. No need to translate, it's in Italian. We would need 4 planets if everybody consumed like an American. Sì, avremo bisogno di 4 pianeti se ognuno consumasse tanto quanto ciascun americano. We would need 2 planets if everybody consumed like a European. 2 pianeti se consumassero come un europeo medio. And meanwhile, India and China are copying our consumption patterns. Purtroppo l'India e la Cina ci stanno seguendo in questi schemi di consumo. Something has to change. Qualcosa deve cambiare. And the best place to start that change is with waste. Il miglior modo è di intervenire, diciamo, sulla condizione della spazzatura. Because everybody makes waste. Sì, perché tutti purtroppo produciamo spazzatura. And all the time we are making waste, we are part of a non-sustainable way of living on this planet. Sì, purtroppo sì, partecipando a questa produzione contribuiamo a rovinare, diciamo, il pianeta. But with good political leadership, we can all be given the chance to move this planet towards sustainability. Però con buone pratiche politiche possiamo contribuire ad arrivare alla sostenibilità ambientale. I'm going to rush forward Un po' velocemente. to the zero waste. The waste is not going to be solved with technology, with magic machines, incineratori. No. Sì, allora, il problema dei rifiuti non può essere risolto tecnologicamente, cioè con gli inceneritori. But with better organization, with better education, and with better industrial design. Sì, quindi una soluzione può essere migliore organizzazione, migliore educazione e progettazione industriale migliore.
So now I should talk about the 10 steps to Rifiuti zero. Quindi ci illustrerai 10 passi verso i rifiuti zero. Step 1. Primo passo. Separation. Source separation. These 10 things make waste by mixing everything together. But these are the magic machines for Rifiuti zero, because they can separate. And once you separate, then you're dealing with resources, not waste. Praticamente dobbiamo adoperarci per separare usando le mani di questi 10 punti. La parte appunto fondamentale è la separazione alla fonte. And step 2 is porta a porta, not Vespa, not Bruno Vespa. Raccolta. Now that's what it looks like in San Francisco. One container for the multimateriali, another container for the frazioni organico, and the third container for the frazioni residual. No need to translate, it's easy. Now in Capaneri, they have a different system. On Mondays, they pick up the organics. On Tuesdays, they pick up the multimateriali. On Wednesdays, the carta. On Thursdays, the frazioni residual. Same trucks, picking up different materials on different days. Lo stesso diciamo, furgone che carica diversi tipi di materiale a seconda dei giorni. Simple, saves money. È semplice e consente di risparmiare denaro. Now in Spain, in Basque country in Spain, they've added a very creative touch to this. Every household has a hook on a wall or a post. And it's on this hook that you put the different containers. Praticamente in Spagna, nei Paesi Baschi, hanno trovato un modo creativo per affrontare il problema e in ogni casa è fornita di questo uncino a cui appendere la spazzatura. So here's the brown container, marroni, for the frazioni organica. And it's put on the hook. There's a number on this hook. There's the number on the hook. And this is the number on your container. Only you use that hook. Yeah. Sì, ognuno ha il proprio nominativo su questi contenitori, per l'appunto ognuno ha un suo spazio a cui appendere i contenitori. Step 3, compostage. Here is a composting facility in Italy. Photograph from Enzo Favorino, unfortunately, is not here tonight. Ok, questa è un'immagine presa in Italia, è scattata da Enzo Favorino. And here's the composting facility in San Francisco. Questo è quello che... Outside San Francisco. And it's surrounded by farmland. Circondato da fattorie, come vedete. And the farmers are very happy to use this compost to grow vegetables. Here, vegetables. Tomatoes, look at those tomatoes. Usano questo compost per diciamo, concimare le pomodori, le vegetali. And these fruit and vegetables go back to San Francisco. The compost is also used in the vineyards. There's over 200 vineyards in California are using the compost from San Francisco. Praticamente anche i vigneti utilizzano questo prodotto per la concimazione. So not only is the compost growing the vines, but the compost, here you see the compost growing the vines, but between the vines, they are growing cover crops, which bring in nutrients. Sì, praticamente tra un vigneto e l'altro viene depositato questo compost che porta le sostanze nutritive al terreno. And so these plants are not only capturing more carbon dioxide,
but they've also, the carbon dioxide is not, sorry, if you burnt this organic material, it would immediately be CO2, global warming. But by composting it, you capture the carbon in the soil. Sì, praticamente questo sistema consente di mantenere il CO2 a livello del terreno. And as these plants grow, they capture more carbon dioxide. Sì, dice che le piante contribuiscono a catturare ancora il CO2. So these long roots here are capturing the carbon. Grazie a questo compost crescono radici piuttosto consistenti che consentono di conservare il CO2 nel So since 1996, San Francisco has composted 1.2 million tons of organic waste from the city. Dal 96 a San Francisco sono state compostate 1.200.000 tonnellate di rifiuti organici. And this is the equivalent of capture of carbon dioxide of all the cars going over the Bay Bridge for 3.5 years. Praticamente è l'equivalente delle emissioni di CO2 di passaggio di macchine sul Bay Bridge per 3 anni e mezzo. And if every city in America was to do what San Francisco is doing, it would reduce global warming by 20%. Se tutti facessero come San Francisco, il global warming, il riscaldamento globale sarebbe ridotto del 20%. They have a special program to educate the kitchen staff to put the right material into the green container. Sì, c'è un sistema di educazione anche a livello di ristoranti, eccetera, affinché appunto And the workers in the restaurants and hotels in San Francisco are very proud of this program. And there's also an economic incentive. It's 25% cheaper for the restaurants to put out clean organic waste compared to putting out mixed waste. Diciamo che sia un incentivo dal punto di vista della soddisfazione di contribuire a un progetto, che è un incentivo economico perché si risparmia il 25% rispetto a produrre un misto. Step 4, recycling. Here's the recycling facility in San Francisco, and here's a close-up of that facility. Here you see the separation lines, and the workers own the company. Praticamente nella centrale di riciclaggio di San Francisco gli operai detengono il possesso dell'azienda. Many jobs. Quindi lavoro. And this is some of the material that is being captured. Vedete del materiale che viene riciclato. And the value of this material is going up and up and up. Despite the fluctuations in the economy, the value of this separated materials. And countries like Germany and Switzerland and Sweden and Denmark and Belgium that have built incinerators are looking very stupid right now. Really stupid, because they are burning this valuable material. Come vedete dal grafico, il valore dei materiali riciclati sale di anno in anno, e quindi il professor Connet parla dei paesi che ricorrono all'incenerimento come il Belgio, Svizzera, Svezia, Danimarca, eccetera, come paesi stupidi perché rinunciano a un bene prezioso. But thanks to Rossano Ercolini and other cittadini, there's been a very strong movement in Italy to say no, no to inceneritori. Grazie a Rossano Ercolini e altri cittadini come lui è cresciuto un movimento che dice no agli inceneritori. And we've seen that the passione of no becoming the passione of sì. Sì to rifiuti zero. Quindi la passione verso il no, verso gli inceneritori, è diventata la passione per il sì verso il rifiuti zero. Step 5, 5. Step 5 is a reuse and repair, or community centers. And here's an example: urban ore
in Berkeley, California. This facility is recovering furniture, appliances, materials from deconstructing of buildings. Praticamente in questo centro si ristrutturano mobili, diciamo, aiutami Rossana? Appliances. Sì, praticamente quello che avanza quando si ristruttura una casa viene portato qui. And here you see people getting this second-hand objects. Very popular. Siete molto popolare, abbiamo un esempio delle persone che... You want a toilet bowl? You've got a San Francisco. You want a door? This is porta, a porta, a porta, a porta, a porta, a porta. And this has been running for 30 years. 30 years. Sono 30 anni che funziona questo centro. $3 million a year they're making, and 27 well-paid jobs. 3 milioni di guadagno l'anno e 27 persone impiegate a tempo pieno. And in Burlington, Vermont, they not only have the same idea of selling second-hand appliances, furniture, etc., but they also train people. They take people, unemployed people, off the street and show them how to repair large appliances, small appliances, electrical goods, electronics and computers. Praticamente nel Vermont non solo hanno l'idea coltivata che abbiamo visto prima, insomma, ma qui addirittura prendono le persone per la strada e le educano a riparare, insomma, a rimettere sul mercato questi beni. Jobs, jobs, jobs. Lavoro. And here you see a company, deconstruction, taking the wood, etc., from old buildings. Some of the wood can be used directly in buildings. Praticamente queste compagnie decostruiscono le vecchie abitazioni e mettono in vendita il materiale. But some of the other wood can be used to make furniture. Here is a gentleman making furniture. Here's some of the furniture that has been made from this recovered wood. Oltre a vendere direttamente il legno, lo utilizzano anche per fabbricare mobili e legno, potete vedere, insomma, cose anche di prezzo. So, with zero waste, we're not just talking about recovering materials. We're talking about recovering people. People. People need jobs. Quindi non si tratta solo di ricostruire i materiali, ma anche di ricostruire un po' le persone, fornendo addirittura del lavoro. This morning, when I was having breakfast in Milan, I was handed a beautiful artistic vase, big bowl like this. Questa mattina era a Milano, gli è stato proposto un vaso bellissimo, alcune persone sono andate a trovarlo. This bowl had been made out of an old bicycle chain. Questo vaso era stato realizzato con una vecchia catena di bicicletta. Beautiful, creative, Italian creativity. But more importantly, the artist that is making this is training prisoners in one of the prisons to make this artwork, to show them the skills with handling materials and making these beautiful artworks. Sì, con il valore aggiunto che questo oggetto era stato realizzato da dei detenuti di un carcere di Milano e quindi diciamo che questo contribuisce anche a dare lavoro e insomma, una possibilità a queste persone. Diciamo. We are recovering people. Now we can have fun with these reuse and repair operations. This is Sweden. They need fun in Sweden. It's a very grim place to live, Sweden. There's no sunshine, not like Italy. So they need fun. So they have fun with their reuse repair operation. Sì, Svezia dice, la Svezia è un paese un po' triste, quindi hanno bisogno di tirarsi un po' su con i rifiuti. So when you go in, there's a band playing. And then for the kids, there are clowns. Per i bambini.
And I love this. This is the art gallery, but it's in the toilet. So you sit on the toilet and you see the lovely paintings that you can buy after this. Questa è la galleria d'arte che però è nel gabinetto, quindi quando... Vabbè, non traduco. And this is my favorite. This is my favorite. This dog, this amazing dog, can separate mixed waste into 6 different categories. Il cane contribuisce separando la struttura in 6 diversi contenitori. Now, if a dog in Sweden can separate into 6 different categories, don't you feel that citizens in this town could separate into 3? Il discorso è che se un cane riesce a separare i rifiuti in 6 diversi contenitori, potremmo noi riuscire a separare almeno i rifiuti in 3 contenitori? The next time I come to this city, I expect to see what we've got. Here's the beautiful display of second-hand goods and reusable building appliances and very attractive layout, repairing of bicycles, making second-hand clothes look attractive, to the point that young people will actually wear second-hand clothes, and a rock concert. They have rock concerts up there. The entrance to this rock concert is 20 PET bottles. The teenagers have to collect these bottles and bring 20 of them to get access to the rock concert. L'idea è che i giovani che vogliono avere accesso a questi concerti devono portare 20 bottigliette di plastica e equivale al loro biglietto d'ingresso. And here is the director of this park presenting a t-shirt to the King of Sweden. Questo è il direttore del centro che sta presentando la maglietta rappresentativa alla re di Svezia. Yeah. So we can have fun. We can have fun with this product. Ci si può divertire con. I have several videotapes online which you can see, and all of them feature a reuse operations. Diciamo che online potete trovare diversi esempi che lui ha pubblicato di queste possibilità di riutilizzo dei rifiuti. So we've talked about 5 steps. How much can we get with these 5 steps? What kind of raccolta differenziata can we get? Allora, finora abbiamo parlato di 5 punti, quanta raccolta differenziata possiamo ottenere da questo? Well, in San Francisco, population 850,000, very little space, 50% raccolta differenziata in 2000, now it is up to 80%, 80% raccolta differenziata in 2012, and their goal for 2020 is 0 waste or very close. Okay. Over 200 communities in Italy are getting over 70% raccolta differenziata using porta-a-porta separation systems. Very quickly, Novara got to 70% in just 18 months, and Salerno, near Naples, 72% in just 2 years. Now the next steps are designed to reduce the frazioni residual. They have to reduce them. So step 6 is waste reduction initiatives. Some examples. In Ireland, the government put a 15-cent tax on plastic shopping bags. And in 1 year, they reduced the use of these plastic shopping bags by 92%. In Ontario, Canada, they've been reusing glass beer bottles for over 60 years. In Canada They've been reusing glass beer bottles for over 60 years. Per 60 anni hanno utilizzato le bottiglie di birra in vetro. Here the bottles going around being washed, millions of bottles every day. Le riutilizzano rilavando milioni di bottiglie ogni giorno. And they are recovering, 98% of the beer bottles are being recovered
and it's saving money, and there's 2,000 jobs involved in collecting and cleaning these bottles. Questa attività consente di recuperare il 98% del materiale e dà lavoro a 2000 persone. In Italy, some supermarkets allow you to refill your own bottles with water, with shampoo and detergents, but if you go to Caponari and go to the store Efficota, you will find 60 taps, and you can get shampoo and detergents, many different kinds. You can get olive oil and fill your own bottle. Oh, this is my favorite. There are, you get your glass over here, and you taste, very nice. There you taste that, very nice. That is my favorite place in the whole of Italy. And there's no plastic in the store. They don't have, if you don't have your own bag, they will sell you one made of jute or cotton. Ci sono sacchetti di plastica in queste attività, se non le avete vi fornisco. Waste reduction. Get the plastic out of schools, out of universities, out of institutions. This is these are Rossano's children, primary children. And he's got the plastic bottles out, glass, and he's using tap water, not this water from some multinational corporation. Get rid of this shit. You want your own water. Non bere in queste bottigliette che ci vengono propinate dalle multinazionali. Bisogna liberare le università, le scuole dalla plastica. E questa è una foto scattata nella classe di Rossano, che se non lo sapete è un maestro elementare, che oggi ha avuto il suo primo giorno di scuola. E quindi insomma bisogna partire dalle scuole. This isn't rocket science. If we drink water out of one of these, we use this material, excellent material, which lasts for 100 years. We use it for a few minutes and chuck it away. We can't do that on a finite planet. We just can't do it. But if you use a glass, you've seen glass. Have you? Put your hand up if you've seen glass. You remember what it looks like? You remember? Okay. Well, the beauty of this material is that you can use it and wash it and use it again and wash it and use it again and wash it and use it again and blah, 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 which is the way that nature would like us to live on this planet. Come avete capito, mi sta invitando a usare non la plastica ma il vetro, che può essere riutilizzato più volte, e il pianeta sicuramente gradisce questo tipo di interpretazione dei materiali. You see, what we're looking at here is the difference between being clever and being wise. The people that developed this material, the chemists, won Nobel Prizes. They were brilliant, brilliant at developing these polymers. But we are not wise to use these substances which last for such a long time for just a few minutes. That is not wise. Allora, la differenza tra l'abilità e la saggezza. Le persone che hanno congegnato questo tipo di prodotto hanno ottenuto magari il premio Nobel, però sta di fatto che non è affatto saggio rovinare il pianeta per usare un oggetto per pochi secondi. And these children are learning this. Wouldn't you have liked to have had Rossano Ercolini for your teacher when you were at primary school? Dice, questi bambini stanno imparando questo atteggiamento, e quindi dice, a tutti piacerebbe avere Rossano Ercolini come maestro. Okay, and babies. We can get our babies involved. This is a zero waste baby, reusable panolini. Allora, pannolini riutilizzabili, questo è un bambino rifiuti zero. Step 7, economic incentives. The pay-by-bag system. The compostables, gratis. The
recyclables, gratis. But the frazioni residua, the more you make, the more you pay. Paghi a seconda di quello che produci. Se produci rifiuti, diciamo, riutilizzabili non paghi, ma più rifiuti, come vedete, più rifiuti produci non riutilizzabili, più paghi. I'm glad you applauded then, and I hope the politicians in the audience heard that applause, because I think the average Italian realizes it's stupid the way you are taxed on waste. In Italy, they calculate how much money you are going to pay for waste based upon the area of your house, regardless of what you're doing, how much recycling, how much composting you're doing, regardless, it's the area of your house. No, no, no. If you want to make progress, charge by the amount of waste that people produce. Vi è grato di questo applauso e si augura che gli amministratori l'abbiano sentito, perché gli italiani richiedono che si adottino queste strategie e non quella di far pagare i rifiuti, la tassa sui rifiuti a seconda dell'estensione della propria casa, ma in realtà facendo pagare chi produce rifiuti e non chi sta attento a... In Italy, they've had amazing results with the effect of these pay-by-bag systems. In Villafranca d'Asti, in Piemonte, they went from 70%, 70 raccolta differenziata, to 85% just when they introduced this pay-by-bag system. Questo sistema pay by bag, cioè paghi per quello che produci, ha avuto dei buoni frutti a Villafranca d'Asti in Piemonte, dove si è passati dal 70 all'85% nell'immediato. And if you need advice on this, Roberto Cavallo will tell you exactly how you can construct this program. Eventualmente prendete nota dell'indirizzo del signor Roberto Cavallo che vi può istruire su come fare. So that's the first 7 steps. Now the 8th step is the most important step for zero waste. Il punto più importante, il punto 8. This step involves 2 parts. The first part is a plant facility to separate the residual fraction. Diviso in 2 parti. Il primo riguarda gli impianti di separazione. So these have been built in Nova Scotia. They're built davanti discarica, and no waste can go directly into the discarica. The residual fraction must go into this building. And you see the building here. This is the residual separation facility, and it's built in front of the discarica here, and the trucks cannot go directly into the landfill. The trucks must deliver here, the separation facility. Praticamente è stato strutturato questo centro in modo che davanti alla discarica, più grande, l'accesso è impossibile, bisogna passare all'interno di questo centro. The 2 parts of the building, this first part is where the separation takes place, and in the second part, the dirty organic fraction, the frazione organico sporca, is composted to stabilize it above ground. Nella prima parte viene la separazione, nella seconda c'è la frazione organica sporca che viene lasciata a stabilizzare. So the trucks come in here, the material is put onto conveyor belts, and the plastic bags are opened with this device, and then the material goes on long conveyor belts, and well-protected workers, pull out more recyclables and more toxics. Praticamente il camion scaricano i rifiuti che vengono caricati in queste tapirulani, diciamo, dove vengono separati ulteriormente. Gli operai, come avete visto, sono ben protetti sia dal rumore che dagli odori. So they're pulling up more recyclables, more toxics, and the frazione organica spork is not touched. That goes all the way to the end of the
conveyor belt where it is shredded. Praticamente la frazione organica sporca non viene toccata direttamente nella parte, la seconda, diciamo, da queste cinghie. So now the frazione organica sporca is shredded, and this is then put into these long concrete troughs. Viene trasportata da queste, viene separata e trasportata in questi diciamo, And you see these canali di cemento. You see these metal rails on top of the trough. This is where a device goes down these rails, turns the material, gets air into the material for composting, and shifts the material a little bit closer to the end of the trough. Praticamente questa spazzatura viaggia lentamente all'interno di questo canale dove viene girata da questi rulli in modo da prendere aria e compostare fino al percorso finale. So it's composted for 18 days before it is then put outside. Viaggia per 18 giorni fino all'arrivo, diciamo, all'esterno. And then this goes to what we hope is a temporary landfill. Here it is going into the landfill in Nova Scotia. Praticamente arriva all'esterno in questa discarica che nella stazione di rifiuti zero è definita temporanea, perché appunto si sta cercando, lo sforzo è quello di arrivare proprio a zero discariche. Now the second part of this is not in Nova Scotia, but it's begun in Comitato, and that is a zero waste research center. Diciamo che la parte B del piano di questo punto non viene realizzata in Nuova Scozia ma a Capanori. So what we want is to put a research center in this kind of facility to study the current materials which are not being recycled. Diciamo che lo scopo è quello di completare questo ciclo diciamo, con dei centri di ricerca che studiano accuratamente i prodotti che finora non è stato possibile non conferire in discarica. And we need a professore and studenti at the local universities or technical colleges to study this material, because this material is our mistakes. These are our mistakes we need to study. Sì, allora vengono impiegati diciamo, studenti universitari o di istituti tecnici per studiare quello che lui definisce il nostro errore. And the message, the task, first of all, you can make sure, if you're studying this fraction, you can make sure that the community is capturing all the reusables, recyclables and compostables. Allora, diciamo, lo scopo finale è migliorare il tasso di individuazione dei materiali riutilizzabili e riciclabili. You can recommend this, these professors and students can collect all the good examples, the best practices of avoiding waste from around the country, around the world, and make sure that your community, your businesses know about these best practices. Praticamente un altro scopo è quello di far sì che questi studenti riescano a individuare le migliori pratiche a livello locale e, diciamo, e non solo, in modo da migliorare, diciamo, i comportamenti. And some of these professors and students will be able to find uses for some of this material that we haven't thought of yet. Un'altra cosa è che si devono sforzare di trovare delle possibilità di utilizzo a cui magari non si era pensato prima. And capture the value added. If you can use the material locally, you capture the value added. Sì, e appunto tutte queste possibilità fanno sì che quello che era considerato un rifiuto abbia un valore aggiunto invece per la comunità. And lastly, we want our professors and students to recommend to industry better design for these products and packaging. Diciamo, e infine lo scopo dello studio di questi studenti, di questi professori è di consigliare alla progettazione industriale un miglior modo di elaborare sia imballaggi che i prodotti. I would also like to see this used as a citizens' observatory to oversee the whole program, be able to go at any time and see how well or badly we are doing.
diciamo, è anche un osservatorio per i cittadini per valutare se appunto si sta agendo bene o male nel riciclare questi rifiuti. This is down in Sicily with Patricia Lasciotto and I think the local mayor actually going through the residual fraction. Sì, e qui è un esempio in Sicilia, crede che quel signore sia il sindaco della località interessata che si sta interessando di studiare i rifiuti prodotti dalla sua comunità. And here is some of the residual fraction from Capanari. Notice the coffee capsules. I'm sure Rossano will tell you what they did about these coffee capsules. Diciamo che un residuo che è stato riscontrato a Capanori come molto spesso prodotto è quello delle capsule di caffè, che Rossano ci dirà poi come sono state affrontate. But this Zero Waste Research Center is where community responsibility and industrial responsibility come together, face to face. Sì, diciamo che mi sono perso. Face to face, to come. Allora, devono affrontarsi la responsabilità della comunità e quella industriale. The message that we in our communities have to send to industry is simple. If we can't reuse it, if we can't recycle it, if we can't compost it, industry shouldn't be making it. Il messaggio che bisogna dare all'industria è che se una cosa non può essere riutilizzata, riciclata, compostata, l'industria non la dovrebbe produrre. We need better industrial design for the 21st century. Abbiamo bisogno di una progettazione industriale migliore per il XXI secolo. Do you know who the first person in Italy was who talked about zero waste? Chi è stata la prima persona in Italia a parlare di zero waste, di rifiuti zero? Leonardo da Vinci. He said there's no such thing as waste. The best designer in the world, Leonardo da Vinci, and the best designers today in the world are in Italy. And the challenge is to our designers to design waste out of our system. Dice che Leonardo da Vinci ancora oggi i migliori progettisti sono italiani e si devono adoperare per liberare il mondo dai rifiuti. So, zero waste is a combination of community responsibility, reduce, reuse, recycle, compost, the 3 R's, and industrial responsibility, the 4th R. The 4th R is redesign. Redesign. So you can spell out zero waste with 4 words. Reduce, reuse, recycle, that's community responsibility, and redesign, that's industrial responsibility. Ci ho appena illustrato le 4 R che diciamo, compongono la strategia rifiuti zero, che una parte compete alla comunità. So step 9 is better industrial design. Step 10 is this temporary landfill that we're putting in the non-recyclable materials and the biologically stabilized, with the goal of reducing and reducing and reducing the amount that goes into this landfill. Il passo 10 è, abbiamo visto che è inevitabile in questo momento non avere le discariche, però nella stazione di rifiuti zero sono considerate comunque temporanee, anche queste dovranno nel tempo essere dismesse. I'm going to go fast over this. Okay, so there are our 10 steps to zero waste. Ecco i 10 passi verso i rifiuti zero. Now what I think is exciting about this, it begins with everybody's 2 hands, but by the time you get to steps 8 and 9, we are appealing to the brightest minds in our society. Our young students at universities, our professors at universities, and our industrial designers. We need your help to get to sustainability. We can't afford to have the brightest minds twiddling their thumbs on something else when the challenge to all of us is, how do we become
a sustainable society. We've got to involve our brightest minds, and there is how we can involve them. Praticamente dice che il bello di questa strategia è che si parte dalla separazione, cioè dall'utilizzo delle nostre mani per arrivare ai punti 8 e 9 che invece coinvolgono le migliori menti della nostra società, e che quindi non possiamo lasciarle girare i pollici, ma dobbiamo coinvolgerle assolutamente in questo progetto. So just as porta a porta is the trampolino to Rifiuti Zero, Rifiuti Zero is the trampolino to sustainability, because we want our professors and students to be linking zero waste